Esiste un luogo dove accadono cose strabilianti, un luogo ricolmo di incanto e terrore, di fantastiche creature, di storie incredibili, di stupore e meraviglie. Quello strano luogo è il nostro universo. Io sono Ivan Censi e questo è Bizzarro Bazzaro. La cosa che sta qui davanti a voi non è più un animale, una creatura, ma un problema. Quello che io volevo, la sola cosa che io volessi, era trovare il limite estremo della plasticità delle forme viventi. Così dichiara nell'Isola del dottor Moreau di H.G. Wells il folle scienziato che dà il titolo al romanzo. Il suo progetto è quello di abbattere le barriere tra gli esseri umani e gli animali. Ma è davvero possibile l'ibridazione tra l'uomo e le altre specie? I rapporti sessuali interspecifici, cioè tra specie diverse, sono meno straordinari di quanto potremmo pensare, eppure raramente portano a incroci fertili. L'ibridazione naturale funziona di più per piccoli insetti o per farfalle, ma per animali di grandi dimensioni chiaramente le cose sono più complicate. Tutti gli ibridi creati dall'uomo o meno, sterili o fertili, esistono in virtù della vicinanza e della compatibilità del codice genetico dei genitori. Ad esempio il mulo nasce perché la cavalla e l'asino hanno un corredo cromosomico simile. Se ci guardassimo attorno con lo sguardo famelico del dottor Moreau alla ricerca del candidato ideale da ibridare con l'essere umano, il nostro sguardo si poserebbe immediatamente sui nostri cugini primati. Gli scimpanzé, ad esempio, condividono con noi più del 90% del patrimonio genetico. Se volessimo quindi mescolare i nostri geni con quelli di qualche altra specie, bisognerebbe partire dalle scimmie. Oggi la principale barriera per questo tipo di ricerche sarebbe di stampo etico, ma meno di un secolo fa le preoccupazioni morali erano meno sentite e in più c'era un generale entusiasmo per la ricerca genetica che stava muovendo i primi passi. Quindi il problema in realtà erano le tecnologie che non erano abbastanza avanzate per portare a termine questi esperimenti. Ma questo non vuol dire che non ci sia stato qualcuno che ci ha provato. Ilya Ivanovich Ivanov, biologo, ricercatore, professore ordinario dell'Università di Kharkov, nonché un'autorità nel campo dell'inseminazione artificiale, fu il primo a tentare di creare un ibrido uomo-scimmia. Nel 1927, con il sostegno dell'Istituto Pasteur di Parigi, inserì dello sperma umano nell'utero di 3 esemplari di scimpanzé femmina. Nessuno dei 3 tentativi di inseminazione andò a buon fine. Ivanov avrebbe voluto provare anche l'esperimento contrario e si mise a cercare delle volontarie umane disposte a farsi inseminare da sperma di scimmia, anche qui stranamente senza grande fortuna. Nel 1929 finalmente riuscì a trovarne una disposta a concepire un figlio metà uomo e metà scimmia. Ma per una serie di disguidi i tempi si allungarono e nel frattempo il vento cambiò all'interno dell'Accademia delle Scienze dell'Unione Sovietica. I finanziamenti vennero revocati. Ivanov fu criticato per il suo operato e in men che non si dica nel 1930 venne epurato dal regime stalinista ed esiliato in Kazakistan, dove morì dopo 2 anni. Negli stessi anni tra Francia e Italia operava un altro scienziato russo, naturalizzato francese, il chirurgo Serge Voronov. Voronov era convinto che negli ormoni sessuali si nascondesse il segreto dell'eterna giovinezza. E per provare la sua teoria, nel corso di 10 anni aveva eseguito più di 500 operazioni su capre, pecore e tori, trapiantando in animali vecchi i testicoli di animali giovani per rinnovare i loro ormoni. Secondo le sue osservazioni, questi trapianti avevano l'effetto di rinvigorire l'animale vecchio e quindi Voronov si era convinto di aver trovato un metodo per rallentare o combattere la senilità. Così il chirurgo passò alla sperimentazione sull'uomo. Ovviamente nessun paziente voleva ritrovarsi con 2 testicoli di scimmia al posto dei suoi. Il trapianto messo a punto da Voronov prevedeva quindi che fossero inserite nello scroto soltanto delle sottili fettine di qualche millimetro di larghezza, tagliate dai testicoli di babbuini e scimpanzé, delle striscioline che in poco tempo si sarebbero fuse con il tessuto umano.
A sentire Voronov, i vantaggi avevano del miracoloso. Aumento della memoria, diminuzione della fatica, miglioramento della vista che avrebbe reso superflui gli occhiali, ma anche aumento dell'appetito sessuale e prolungamento della vita. Il primo trapianto ufficiale di una ghiandola di scimmia in un corpo umano avvenne il 12 giugno 1920. La tecnica di Voronov ebbe immediatamente un successo travolgente e per i ricchi milionari di tutto il mondo sottoporsi all'operazione divenne una vera e propria moda. All'inizio degli anni 30 migliaia di persone avevano ottenuto il trattamento, 500 solo in Francia. Per far fronte al vertiginoso aumento di domanda, Voronov aprì una fattoria di scimmie in una villa a Grimaldi, frazione di Ventimiglia, attrezzata con un laboratorio per il prelievo dei tessuti. Non tardò ad arrivare anche il tanto richiesto trapianto di ovaie di scimmia, perché anche le signore avevano diritto a una nuova giovinezza. La fama di Voronov era alle stelle, tanto che egli aveva riservato un intero piano di uno dei più lussuosi hotel di Parigi, dove risiedevano anche i maggiordomi, i valletti, le segretarie. Le ghiandole di scimmia entrarono nella cultura popolare dell'epoca, citate dai film dei fratelli Marx, così come nelle poesie di Cummings. Si vendevano posaceneri con i disegni di una scimmia che si proteggeva i genitali con la scritta «No, Voronov, non mi avrai». In un bar di Parigi venne inventato un cocktail chiamato Monkey Gland, che esiste tuttora. La carriera di Voronov precipitò velocemente quando negli anni 40 il suo trattamento venne screditato dai medici, che lo bollarono come non distante dai metodi di streghe e maghi. Voronov morì nel 1951 a seguito di una caduta, e pochi giornali pubblicarono la notizia, se non per ridicolizzare un'ultima volta le sue idee. Ma c'è chi ha lanciato un'ombra ancora più grande sulla figura di Voronov, suggerendo che egli potrebbe essere stato l'inconsapevole responsabile di uno dei flagelli del nostro tempo. Potrebbero essere stati proprio i suoi innumerevoli trapianti ad aver permesso il passaggio del virus HIV dalla scimmia all'uomo. Dunque l'ibridazione tra uomo e scimmia rimane ancora fantascienza, anche perché la ricerca è impegnata su tutt'altri fronti. Ma il vero interrogativo rimane ancora lo stesso. Cosa decideremo di fare quando avremo i mezzi per non essere più soltanto umani? Luca, che cos'è quella specie di impermeabile? Beh, non sei andato tanto lontano perché in effetti possiamo chiamarlo impermeabile modernamente. Si tratta di un parka. Un parka è un oggetto costruito dalla popolazione Inuit, siamo nella Groenlandia, nei primi del Novecento, questo esemplare, con gli intestini di foca. Siamo in un ambiente molto ostile, molto freddo e dunque le foche sono fondamentali per la vita degli Inuit. Oltre a mangiarle, ovviamente, utilizzano anche il loro intestino. Dunque, le signore di casa prendevano questi intestini, li raschiavano, dunque li ripulivano, poi li gonfiavano e li mettevano ad essiccare al sole. Dopo un periodo di tempo, che avevano perso le loro caratteristiche, i loro odori, diciamo, venivano sapientemente cucite da queste sarte e ci voleva quasi un mese per creare un parka. La particolarità di questo oggetto è che ha la caratteristica che con un po' d'acqua, bagnato, possiamo ridurlo alla grandezza di una palla e mettercelo per esempio nella cintura, perché gli Inuit li usavano quando andavano con il kayak in giro a cacciare, dunque era molto pratico. Dopo, ribagnandolo, si poteva riallargare e poteva essere utilizzato da chiunque, dunque anche noi che abbiamo tagli diversi, poteva andare bene come un abito su misura a me o a te. Il Medioevo fu l'epoca d'oro delle reliquie. Oltre ai corpi, incorrotti e non, dei santi, o ai frammenti di legno della Santa Croce, nelle chiese si veneravano anche il latte della Vergine, le 3 vertebre della coda dell'asino cavalcato da Cristo al suo ingresso a Gerusalemme, il pelo della barba di San Giovanni Battista, la cinta di Maria caduta a terra durante la sua ascensione al cielo e addirittura un piolo della Scala vista da Giacobbe in sogno. Una reliquia particolarissima era il Santo Prepuzio, tagliato durante la circoncisione di Gesù bambino.
Le basiliche che sostenevano di essere in possesso dell'unica autentica reliquia erano molte e vi fu un momento in cui in Europa si contavano addirittura 18 prepuzzi. Quello conservato dal 1100 in poi ad Anversa, venduto al re Baldovino in Palestina nel corso di una crociata, era uno dei più famosi perché aveva miracolosamente sanguinato sui lini dell'altare. Il prepuzio di Calcata fu il più longevo. Il reliquiario venne portato in processione durante la festa della circoncisione fino al 1983. Sopravvissuto a secoli di saccheggi, venne infine rubato. Però la questione teologica sul prepuzio, vecchia di quasi 1000 anni, rimane insoluta. Quel pezzetto di carne è asceso al cielo assieme al resto del corpo di Cristo oppure è rimasto sulla terra? Comunque sia, con un decreto del 3 febbraio 1900, la Chiesa mise fine alle speculazioni, vietando a chiunque di scrivere o parlare del Santo Prepuzio, pena la scomunica. Con questo video me la sono proprio cercata. Se questa puntata vi è piaciuta, mettete un like, iscrivetevi al canale e alla prossima!